Buongiorno Nian, accomodati pure. Io sono Mirko, il direttore di produzione qui in stabilimento. Buongiorno Mirko, grazie, è un piacere conoscerla e vedere la vostra azienda da vicino. Andiamo subito al sodo. Ti dispiace se ci diamo del tu? Qui siamo molto pratici. Assolutamente no, preferisco anch'io, mi mette molto più a mio agio. Perfetto, ho letto il tuo curriculum, hai 5 anni di esperienza sul campo. Grazie. Sì, ho iniziato subito dopo la laurea, ho passato molto tempo in reparto. Ottimo, è quello che cerchiamo. Facciamo macchinari pesanti, serve gente che si sporca le mani. Guarda, sono abituata. Nella mia ultima azienda seguivo le linee di montaggio tutto il giorno. Bene, stiamo cercando un ingegnere dell'industrializzazione, una figura chiave tra chi progetta e chi assembla. Esatto, il passaggio dal design alla produzione vera e propria è sempre un momento delicato. Esattamente. Parlami di come gestisci questa fase. Fammi un esempio concreto. Certo, lo scorso anno ho seguito il lancio di una nuova pressa idraulica, ma abbiamo notato subito che i tempi di assemblaggio erano troppo lunghi. E come ti sei mossa? Qual è stato il tuo primo passo per risolvere il problema? Mi sono fermata a osservare gli operatori, ho cronometrato i cicli per capire i rallentamenti. Pragmatica. Mi piace. Quindi il problema era ergonomico o legato alle tolleranze dei pezzi. In realtà entrambi. C'era un componente che richiedeva un posizionamento manuale troppo preciso. Capisco. Hai dovuto chiedere all'ufficio tecnico di modificare il disegno? Esatto, ho preparato un report e ho proposto una piccola modifica alla dima di montaggio. Ottima mossa. E in termini di numeri c'è stato un miglioramento. Sono quelli che contano alla fine. Abbiamo ridotto il tempo di ciclo del 15% e abbiamo azzerato gli scarti. Mica male. 15% su una linea intera è un bel risparmio a fine anno. Sì, ne sono stata molto fiera. Ovviamente ho dovuto convincere prima i progettisti. eh, È la solita guerra tra ingegneri e produzione. Saper comunicare con loro è fondamentale. Assolutamente. Devi dimostrare con i dati che la modifica non compromette la qualità. Proprio così. Senti, mi interessa molto anche la gestione degli scarti. Come te ne occupi? Cerco di intercettare le anomalie il prima possibile. Se scarti un pezzo finito, butti la manodopera. Parole sante. Io dico sempre che il controllo qualità a fine linea è troppo tardi. Concordo, quindi ho introdotto dei controlli intermedi a campione direttamente in postazione. Ha funzionato. Gli operatori non si sono lamentati per il lavoro extra da fare. All'inizio sì, non lo nego, nessuno vuole cambiare le proprie abitudini di lavoro improvvisamente. Immagino le lamentele in reparto. Come hai fatto a convincerli che era la strada giusta? Li ho coinvolti, ho spiegato loro che avrebbero avuto meno problemi durante i test finali. Approccio intelligente. Se li fai sentire parte della soluzione, collaborano molto di più. Sì, alla fine hanno capito, sono abituata a dialogare direttamente con chi sta alle macchine. Questo è un requisito essenziale. Se te ne stai in ufficio non vedi i veri problemi.
Condivido in pieno, preferisco indossare le scarpe antinfortunistiche rispetto ai tacchi, per capirci. Perfetto. Passiamo a un altro aspetto critico del nostro lavoro: l'installazione dal cliente. Certo, ho fatto diverse trasferte per assistere alla messa in servizio dei nostri impianti. Da noi le trasferte sono impegnative. Parliamo anche di 3 settimane di fila all'estero. Non è un problema per me, sono abituata a viaggiare e reggo bene lo stress. Bene, perché il commissioning è sempre una fase tesa. Il cliente vuole la macchina il prima possibile. Lo so bene, la pressione è alta e serve trovare soluzioni veloci e definitive sul posto. Ecco, facciamo finta che ti trovi proprio lì. Voglio farti una domanda un po' scomoda. Nessun problema, dimmi pure, sono pronta. Immagina di essere in Germania per l'installazione finale di una nostra linea automatizzata. Sei in fase di collaudo, ma noti che manca un componente critico. E suppongo che senza quel componente l'intera messa in servizio rischi di slittare, giusto? Esatto. Macchina ferma e il direttore di stabilimento ti sta col fiato sul collo. Bel pasticcio. Allora, prima cosa assoluta, mantengo la calma, se vado nel panico io è finita. Giusto. Poi che fai? Vai subito dal cliente a dirgli che manca il pezzo. Non immediatamente, prima devo avere in mano una mezza soluzione. Chiamo subito la sede in Italia. Ok, chiami l'ufficio tecnico o la logistica. Il mio referente di progetto, gli spiego il problema e gli chiedo di verificare se il pezzo è rimasto a magazzino. Facciamo che il pezzo è lì. Si sono dimenticati di imballarlo. Perfetto, si fa per dire. A quel punto chiedo una spedizione urgentissima con corriere espresso. C'è un problema, però. È venerdì e sono le 4 del pomeriggio. Ah, la classica sfiga del venerdì, me l'aspettavo. Il corriere normale non te lo consegna prima di martedì o mercoledì della settimana dopo. Troppo tardi, devo trovare un'alternativa. È un pezzo commerciale o un componente fatto su misura? Ottima domanda. È un sensore laser commerciale, ma di una marca molto specifica. Ok, se è commerciale cerco subito un distributore locale in Germania che ce l'abbia in pronta consegna. E se non lo trovi esattamente uguale? Cerco un sensore compatibile, magari con le stesse specifiche tecniche, giusto per poter far partire la linea. L'ufficio tecnico da noi però storce il naso. Vogliono che si usi il pezzo originale. E lo capisco benissimo, ma l'urgenza ora è avviare l'impianto. Propongo di montare quello compatibile in via provvisoria. Così intanto fate le prime prove a vuoto, dici? Esatto, guadagniamo tempo prezioso mentre aspettiamo che arrivi quello originale la settimana dopo. Mi piace. Ma mettiamo caso che non esista un pezzo compatibile. È un componente meccanico nostro, unico. Allora la situazione si complica. Se il cliente è bloccato e perde soldi, serve un'azione drastica. Cioè, cosa intendi per drastica in questo contesto? Faccio prendere il pezzo a un collega in azienda e lo faccio saltare sul primo aereo per Francoforte o Monaco. Un volo dedicato solo per portare un pezzo. Se la penale per il ritardo della linea è più alta del costo del biglietto aereo, sì, assolutamente. Ha molto senso. È un calcolo che va fatto al volo. E il cliente, come lo gestisci?
A questo punto, avendo già attivato il piano B, vado da lui a parlarci. Gli dici apertamente che abbiamo sbagliato l'imballaggio? Certo, le bugie hanno le gambe corte in questi casi, ma mi concentro subito sulla soluzione. Sono d'accordo. Gli dico, c'è stato un errore logistico, ma un nostro tecnico è già in viaggio col pezzo in valigia. E se ti dice che comunque non è accettabile questo ritardo? Cerco di negoziare sui tempi, gli propongo di andare avanti intanto con la programmazione software o i cablaggi. Non ti fermi a piangerti addosso, insomma. Mai, in trasferta devi sapertela cavare da sola, in un modo o nell'altro. Assolutamente sì. Serve molta freddezza per fare questo lavoro. Alla fine, secondo me, se il cliente vede che ti stai sbattendo per lui, di solito si calma. Vero? Spesso apprezzano più la tua reazione al problema che la perfezione. Esatto, anche perché gli intoppi ci sono sempre, è come li risolvi che fa la differenza. Concordo in pieno. Senti, ma ti è mai capitata davvero una situazione del genere in passato? Qualcosa di molto simile, sì. Ero in Polonia 2 anni fa per una violinea. Racconta, racconta. Mancava un cavo multipolare speciale. Ho passato mezza giornata al telefono con i fornitori locali. E alla fine sei riuscita a trovarlo? Sì, a 2 ore di macchina dal cantiere ho noleggiato un furgone e sono andata a prenderlo io direttamente. Per le emergenze si fa anche questo. Bella mossa. Questo dimostra molta intraprendenza da parte tua. Grazie. Quando sei sul campo a volte devi sporcarti le mani. È proprio l'atteggiamento che cerchiamo per questo ruolo di trasfertista. Mi fa piacere sentirlo, sono ormai abituata a gestire questo tipo di stress. Direi che abbiamo coperto bene anche la parte di problem solving. Molto bene. Ottimo, spero di essermela cavata bene con la tua domanda scomoda allora. Decisamente. Sei stata molto chiara e concreta in tutti i passaggi. Ti ringrazio. Hai tu qualche domanda per me adesso? Sulla posizione, sull'azienda? Sì, avrei un paio di curiosità sulle zone di competenza per le trasferte. Certo, chiedi pure. I viaggi sarebbero prevalentemente in Europa o è previsto anche il mercato extraeuropeo? Per il primo anno solo Europa. Poi, se te la senti e te la cavi bene, ci sarà anche il Nord America. Molto interessante, è esattamente il percorso di crescita che stavo cercando. Perfetto. Allora direi che ci aggiorniamo nei prossimi giorni per il feedback finale. Va benissimo, aspetto vostre notizie, grazie ancora per la chiacchierata. Grazie a te per la disponibilità. Buona giornata e a presto.